Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video informativo vi parlerò dei vari tipi di infiltrazioni che vengono eseguite comunemente in un ambulatorio ortopedico. Tengo naturalmente a precisare che questo video, come d'altronde tutti quelli che trovate sul mio sito internet e nel mio canale YouTube, non vogliono in alcun modo sostituirsi ai consigli che il vostro medico vi darà. Le infiltrazioni sono comunemente praticate per ridurre il dolore, spesso per contrastare l'infiammazione e in caso di sofferenza della cartilagine per cercare di lubrificare e nutrire l'articolazione, anche se purtroppo non è pensabile che si possa ricostruire la cartilagine ormai danneggiata. Le infiltrazioni consistono in delle punture con aghi che variano di lunghezza in base alla zona da infiltrare. Si tratta ovviamente di una manovra invasiva, anche se poi quasi sempre risulta poco dolorosa. La tecnica che uso è quella della cosiddetta no touch technique. Si tratta cioè della tecnica più sicura per evitare una contaminazione batterica. Si tratta di identificare il punto di entrata del lago prima di disinfettare e non il contrario. Una volta che si è certi del punto dove l'ago deve passare, si disinfetta ripetutamente per poi far entrare un sottile ago. Molto spesso non è neanche necessaria un'anestesia preventiva. Le infiltrazioni sostanzialmente si dividono in quelle articolari o extraarticolari, in base quindi alla necessità di iniettare il preparato rispettivamente dentro o fuori un'articolazione. Nel caso delle infiltrazioni articolari, quelle più comunemente praticate sono a livello del ginocchio, della spalla, dell'anca e della caviglia. Soprattutto nel caso delle infiltrazioni articolari, e mi riferisco in particolare a quelle del piede e della caviglia, nonché dell'anca, è consigliabile sempre utilizzare una radiografia o l'ecografia per essere sicuri che l'ago sia nel punto giusto, evitando quindi di iniettare il farmaco in una zona diversa da quella voluta. In questi casi, infatti, l'identificazione dello spazio articolare non è sempre agevole. Nel primo caso che vi presento, utilizzo la no touch technique per infiltrare la caviglia sinistra di un paziente che continua ad avere dolori dopo un intervento di sintesi alla caviglia con placca e viti, che per la precisione non è stata eseguita dal sottoscritto. La prima fase, come ho già avuto modo di accennare, è quella di identificare dove entrare con l'ago. Utilizzando semplicemente una penna, scatto 2 radiografie a bassa intensità per controllare e quindi marcare il punto di entrata. A questo punto, dopo aver disinfettato ripetutamente la pelle, senza neanche praticare un'anestesia locale, si entra con l'ago. La prima parte dell'infiltrazione consiste nell'iniettare una minima quantità di mezzo di contrasto che ci dà la prova definitiva di essere dentro l'articolazione. Infatti il mezzo di contrasto si spande nell'articolazione in modo completamente diverso che non se fosse al di fuori di essa. Una volta ottenuta la certezza di essere dentro l'articolazione, si pratica l'infiltrazione vera e propria, che in questo caso è costituita da una piccola dose di cortisone e anestetico locale. In altri casi l'infiltrazione può essere eseguita sotto controllo ecografico, come dimostrerò in questo video che mi è stato gentilmente fornito dall'amico e collega dottor Guido Robotti. In questo caso la tecnica è leggermente diversa, ma prevede comunque ovviamente un'accurata disinfezione. Dopo aver preparato il campo sterile sotto controllo dell'ecografo, che è tenuto nella mano sinistra del dottor Robotti, si controlla che l'ago sia nella posizione voluta, valutando il monitor che è collegato all'ecografo e che potete vedere in alto a destra. A questo punto quindi si inietta il farmaco. Per quanto riguarda invece le infiltrazioni extraarticolari, quelle più comunemente praticate sono a livello del gomito e del ginocchio,
per delle borsiti, cioè delle infiammazioni delle borse sierose locali, della spalla nello spazio compreso tra cromion e la cuffia dei rotatori, al tallone per il quadro classico di fascite plantare, nonché in prossimità delle dita per un neuroma di Morton, di cui potete trovare il video informativo nel mio canale YouTube o sul mio sito internet. Le infiltrazioni variano non solo per la zona anatomica, ma anche il composto che si inietta. Il farmaco più comunemente utilizzato è sicuramente il cortisone, che molto spesso è associato anche ad un anestetico locale per un rapido effetto. Un altro farmaco, anch'esso molto utilizzato soprattutto a livello delle articolazioni, è l'acido ialuronico, mentre è più recente l'introduzione del concentrato piastrinico, di cui vi parlerò più avanti. Ci sono poi altri tipi di infiltrazione che prevedono l'iniezione di ozono, che è un gas che ha anche un effetto battericida, di alcol per sclerotizzare e denaturare i tessuti, come ad esempio si pratica talvolta per il neuroma di Morton, ma che in questo caso richiede necessariamente un'anestesia più importante, perché l'iniezione di alcol può essere altrimenti molto dolorosa. Un altro tipo di infiltrazione è quella con le radiofrequenze, anche se in questo caso non viene iniettato un farmaco, ma si utilizza un particolare ago per l'emissione di radiofrequenze, che hanno un effetto specifico sui nervi immediatamente attorno all'ago stesso. Il cortisone, come ho già detto, è il farmaco più comunemente utilizzato per le infiltrazioni. Non è lo scopo di questo video discuterne gli effetti negativi, ma più che altro mi preme discutere quelli che l'iniezione di cortisone può avere quando utilizzato nelle infiltrazioni. In particolare mi riferisco al possibile indebolimento dei tendini e legamenti, ragion per cui questo composto non deve essere mai in alcuna maniera infiltrato, ad esempio, vicino al tendine di Achille, perché altrimenti potrebbe avere la conseguenza di causarne una rottura spontanea. Inoltre il cortisone, quando viene usato in un'articolazione per diverse volte, potrebbe portare ad un danno locale della cartilagine. Proprio per questa ragione in genere si consiglia di non eseguire più di 3 infiltrazioni nel corso di un anno a livello della stessa articolazione. Anche se non è frequente, un'infiltrazione locale di cortisone può portare ad un aumento della glicemia e quindi i pazienti diabetici devono essere molto cauti e controllare il valore degli zuccheri del sangue una volta che tornano a casa. Anche se raro, il cortisone infiltrato può portare ad un aumento della pressione arteriosa, soprattutto nei pazienti già affetti da ipertensione. Inoltre il cortisone, che ha anche un'attività immunosoppressiva, può ridurre le difese immunitarie locali, aumentando quindi il rischio di una infezione. Una prima alternativa all'utilizzo di cortisone è l'acido ialuronico, soprattutto per lubrificare le articolazioni. L'acido ialuronico non presenta alcun effetto collaterale tipico del cortisone e quindi può essere tranquillamente ripetuto più volte nel corso dell'anno. Si tratta di un preparato che è acquistato in farmacia e che purtroppo non è riconosciuto dalle casse malati o dal servizio sanitario e quindi deve essere pagato direttamente dal paziente. Lo stesso discorso si applica anche alla seconda alternativa al cortisone, che è quella che è stata introdotta più recentemente e che è conosciuta come concentrato piastrinico, ma che nella letteratura inglese viene generalmente indicata con la sigla PRP. La preparazione avviene partendo da un prelievo di sangue ottenuto dallo stesso paziente che poi riceverà l'infiltrazione. In genere si prelevano 15 ml di sangue in una provetta che è poi inserita in una centrifuga, che è impostata a diverse migliaia di giri al minuto per circa 10-15 minuti. Il processo di centrifugazione riesce a separare una componente liquida ricca di piastrine che a loro volta sono ricche di fattori di crescita, riuscendo quindi a concentrarli in un piccolo volume. Si crede, ma non c'è ancora un'evidenza scientifica soddisfacente a riguardo,
che questo composto possa stimolare la riparazione dei tessuti. I campi di applicazione di questa tecnologia, benché, lo ripeto ancora una volta, non ci sia un'evidenza scientifica adeguata, sono molti e includono l'artrosi di ginocchio, di anca, di caviglia, ma anche le lesioni osteocondrali, patologie tendinee della spalla o del tendine di Achille, l'epicondilite del gomito o anche la fascite plantare del piede. Indipendentemente dal tipo di composto utilizzato per l'infiltrazione, è comunque consigliabile non recarsi in piscina o fare la sauna per le prime 24 ore. Dopo l'infiltrazione ci si può tranquillamente muovere, anche se bisogna tenere presente che talvolta il dolore può aumentare per le prime 48 ore, più frequentemente quando l'infiltrazione è praticata a livello del piede o della caviglia. In questo caso ovviamente è bene applicare del ghiaccio localmente e assumere anche un antidolorifico. Benché l'effetto dell'infiltrazione in genere si manifesti abbastanza rapidamente, e in questo caso mi riferisco soprattutto al cortisone, talvolta prima di fare effetto può richiedere anche 5-7 giorni.